Oggi si farà un'altra recensione, oggi si vedrà una CPU che di solito monto io, per clienti che non vogliono spendere chissà quanto per un computer, però vogliono delle prestazioni da quel computer. Quale processore si può andare a installare? Benissimamente questo bellissimo i3 che della serie i è una serie è diciamo quello più, economico e se mi volete passare il termine perché non è così, diciamo quello meno prestante, ma non è assolutamente così perché già la serie I, a prescindere che è top, quindi proprio partendo dalla più piccolina, dalla meno potente che è l'i3, sino ad arrivare all'i9. A tutt'oggi sono veramente processori molto, molto prestanti. Questi 3 è praticamente una 12ª generazione, perché ancora mi tengo sulla 12ª se noi siamo arrivati alla 14ª? Perché purtroppo Intel nelle 13ª e 14ª generazione ha avuto qualche problema, soprattutto con il gioco, il gaming. Quindi in questo caso per non rischiare mi tengo sempre nella 12ª generazione. Quindi 2 generazioni prima, 2 anni su per giù prima di generazioni, ma a tutt'oggi è una buonissima CPU. Va davvero veloce. Praticamente qui se vogliamo andare a vedere le caratteristiche ovviamente un LG 1700, una 12 mega di cache per esempio, cioè vi lascerò poi in direttamente a monitor, sicuramente starà passando in questo momento la velocità in GHz del processore, si può fare anche l'overclock, ovviamente io l'overclocking non lo consiglio mai se non avete sinceramente l'esigenza di effettuare questo overclocking, perché vi ricordo che la CPU viene sparata, se così si può dire, al massimo delle sue prestazioni, si va oltre il limite consentito, quindi onde evitare di stressare molto il processore e farlo comunque durare molto meno nel tempo, negli anni, vi consiglio di utilizzarlo così per com'è, anche perché è già un processore super, super veloce. Quindi, io sempre continuo nella mia campagna Intel, non AMD. Per me gli Intel, che dir si voglia che le 13ª e 14ª generazioni hanno combinato una frittata enorme, io continuo sempre con Intel, magari sempre mi fermo per ora alle 12ª generazioni, per poi sicuramente più avanti saltare completamente le 13 e le 14 per passare invece direttamente ai Lunar Lake. Poi vi ricordo che farò dei video praticamente per la CPU Intel Lunar Lake che sono davvero fantastici e finalmente hanno trovato ora quel quid in più che tutti noi ci aspettavamo, soprattutto perché c'è l'ingresso della famosa intelligenza artificiale su queste CPU Lunar Lake. Questo non è ovviamente una di quella, ma vi ho detto come prezzo che su per giù siamo intorno ai 103 €, 104 € potete trovare, è un buon processore. Vi ricordo di stare attenti sempre alle sigle. Questa praticamente è un i3 12100, quindi significa così per com'è che questa ha una GPU integrata, che significa che la scheda video su questa è integrata. Se invece qui ci fosse stato scritto 12100 barra F oppure tutto collegato F, significa che il processore intanto vi costa molto meno, proprio perché manca la GPU. Quindi in quel caso quando andate a installare su un computer vi partirà a schermo nero e bipperà soprattutto il PC. Questo perché? Perché ci vuole una scheda aggiuntiva video, una scheda grafica. Quindi in questo caso quelli che non hanno la F hanno già la scheda video integrata. Quelli invece che hanno la F scritta non hanno la scheda video. Quindi attenzione, quando assemblate sempre i computer dovete fare un upgrade, sbagliate codice e mettete una F. Se per esempio voi già avete deciso che comunque volete montare una scheda video per giocare, non andate a spendere soldi qua e in più andate a mettere la scheda video, non è completamente adatto. Invece facciamo lavorare il processore in maniera molto più leggera, soprattutto acquistando le serie F, però già sappiamo che lo facciamo aiutare, lo coadiuviamo da una scheda video che dobbiamo giocare, già abbiamo in mente di acquistare una scheda video, di andare a comprare una PCI Express come scheda grafica, quindi andare a acquistare solo in quel caso le SIG con la F finale. E dirvi quindi ci vediamo sempre al prossimo video e soprattutto alla prossima recensione. Ciao a tutti.